Ed eccoci qua con la terza uscita di questo notiziario, volendolo definire in questo modo. Ma siccome ho visto che queste notizie risultano parecchio gradite, avrei pensato, se sei d'accordo, di farlo diventare un appuntamento settimanale del lunedì mattina, visto che i primi due sono usciti al lunedì mattina e mi sembra comunque un buon modo per iniziare informati la settimana. Quest'oggi ci concentreremo particolarmente su casa Microsoft, infatti ci sono sicuramente degli aggiornamenti degni di nota, ma anche sono stati scoperti dei bug che potrebbero creare dei problemi piuttosto importanti ai nostri computer e infine sono stati scoperti dei malware che attaccano delle novità della Microsoft che riguardano prevalentemente Windows 11 e a cui sarà opportuno prestare una certa attenzione. Daremo un'occhiata rapida alla piattaforma YouTube perché a quanto pare ha intenzione di introdurre una novità di cui avevo già accennato tempo fa nei commenti ad alcune persone e a cui molti non hanno sinceramente prestato attenzione. Infine ci sposteremo sul mondo Android perché ci sono due novità, una delle quali non dovrebbe essere sinceramente tale se mi segui assiduamente, mentre l'altra sarà piuttosto preoccupante. Ma andiamole a vedere con calma. Ti senti pronto? Iniziamo. La prima novità che ci interessa riguarda la disponibilità dell'aggiornamento cumulativo di maggio 2023 per Windows 11. Mi raccomando, solo Windows 11, questa new non riguarda anche Windows 10. Se quindi disponi di un sistema operativo Windows 11, sarà opportuno andare a controllare di avere almeno uno di questi due aggiornamenti. Sono il KB 5026372 e il KB 5026368. Per verificare la presenza di questi aggiornamenti ti basterà andare sulla bandierina, il pulsante Start, cliccare su Impostazioni, nella voce Windows Update verificare di avere tutti quanti gli aggiornamenti installati. Nel caso in cui tu abbia qualche dubbio potrai anche cliccare sul pulsante Verifica disponibilità aggiornamenti e dopo una breve ricerca il tuo sistema ti informerà se saranno disponibili degli aggiornamenti da scaricare o meno, come nel caso di questa macchina qui. Questi aggiornamenti offrono una serie di opzioni, ma quelle che ci interessano prevalentemente sono le opzioni di sicurezza. In più c'è anche l'introduzione di una nuova funzionalità a cui a mio avviso bisognerà prestare una particolare attenzione, nel senso che andrà lasciata disattivata. Infatti leggiamo che questo aggiornamento aggiunge un nuovo controllo di commutazione nella pagina Impostazioni Windows Update. Quando lo accendi, quindi quando è attivo, darai la priorità nel tuo computer agli aggiornamenti e miglioramenti non relativi alla sicurezza. Devi fare il contrario, quindi dare la priorità agli aggiornamenti relativi appunto alla sicurezza. Quindi sarà opportuno verificare, una volta installato questo aggiornamento, di averlo disattivato nel tuo pannello di impostazioni. E se l'altra volta ci siamo occupati di un bug che riguardava il cosiddetto TPM, con cui, come ho detto la scorsa volta, Windows 11 ci ha annoiati a morte perché se non ne disponevamo sulla nostra macchina non potevamo installarlo, adesso arriviamo ad un secondo requisito di sicurezza richiesto da Windows 11 per l'installazione, che era il famosissimo Secure Boot. Che cosa fa il Secure Boot? Il Secure Boot si occupa di verificare che all'avvio della nostra macchina non siano installati software malevoli. Ebbene, a quanto pare una vulnerabilità Zero Day inganna il Secure Boot e come se questo non bastasse avremo dei tempi lunghi fino a quando questo problema non sarà risolto. Per fortuna nel frattempo Microsoft ha rilasciato una patch, per la verità provvisoria, sempre riguardante questa vulnerabilità. Cosa dovremo fare? La stessa operazione che ho mostrato nella notizia precedente, cioè dovremo andare a verificare, se possibile manualmente sulla nostra macchina, che siano state installate tutte quante le patch e gli aggiornamenti di sicurezza. La prossima notizia di cui ci occupiamo oggi riguarda Moment 3.
Che cos'è Moment? Moment sono degli aggiornamenti periodici di Microsoft che escono con cadenza trimestrale. Questi non sono né aggiornamenti relativi alla sicurezza del sistema né aggiornamenti relativi alla sua funzionalità. Quello che fanno è aggiungere semplicemente delle feature aggiuntive. Le feature aggiuntive di Moment 3 saranno ad esempio quella di visualizzare in basso a destra nel System Tray se il sistema è connesso tramite una VPN o meno, oppure ancora di aggiungere la visualizzazione dei secondi in tempo reale all'orologio di sistema. Inoltre ci saranno altre funzionalità che sinceramente ritengo siano più interessanti per noi tecnici che non per l'utente finale. Al momento non mi sento di consigliarti di installare Moment 3, ma semplicemente perché io non l'ho testato, quindi non so in prima persona se va bene o male. Una mezza idea che avevo infatti era il prossimo video di dedicarlo direttamente a questa funzionalità dopo che l'avessi provata e a mostrare come si sbloccano queste funzionalità aggiuntive, perché sono al momento nascoste e vanno sbloccate con una procedura particolare. E veniamo quindi ad un'allerta che riguarda gli utenti di Windows 11. Cosa succede? È stato rilasciato da Microsoft un aggiornamento che si chiama KB5025305 che, se viene installato su macchine che utilizzano Kaspersky Antivirus, causa un blocco delle stesse. In particolar modo durante l'installazione di questo aggiornamento tra il 22 e il 25% la macchina va in blocco completo e non è possibile neanche riavviarla. Ho avuto anche qualche piccola discussione nei commenti con alcuni strenui difensori di Kaspersky. Ben inteso, Kaspersky è un ottimo antivirus, ma purtroppo al momento continuo a ribadire che per una pletora di problemi che ha è diventato meno affidabile di un tempo. Il mio consiglio personalmente, laddove sia possibile, è quello di cambiare antivirus. Qualora tu sia rimasto vittima di questo problema, purtroppo al momento l'unica soluzione è quella di portare il computer da un tecnico che provvederà a sbloccarlo. E veniamo ad una notizia che riguarda ancora una volta la sicurezza dei nostri computer. È stato infatti scoperto un nuovo malware che si chiama Akira. Si tratta di un ransomware. I ransomware, lo ripeto ancora una volta, sono quei particolari tipi di malware che entrano sulle nostre macchine, crittografano tutti quanti i nostri documenti, i nostri file e li prendono in ostaggio fino a quando non viene pagato un riscatto e vengono decrittati. Di questo malware si è occupato Malwarebytes Anti-Malware. Quello che ti conviene fare a livello di prevenzione se hai Malwarebytes installato sulla tua macchina è di fare delle frequenti scansioni, probabilmente anche con cadenza quotidiana, vista la tempistica di intervento che ha questo malware particolare, ma soprattutto di fare il backup dei tuoi dati su un'unità separata che sia possibilmente staccata dalla macchina, come ho mostrato in un precedente video che trovi su questo canale che tratta appunto l'argomento dei backup. E per la prima volta ci troviamo a parlare di YouTube su YouTube. Che cosa è successo? Che YouTube ha iniziato per il momento, a quanto pare negli Stati Uniti, una guerra agli ad blocker, cioè a quelle estensioni dei browser che servono a fermare la pubblicità. Quando qualche utente statunitense ha provato ad utilizzare un ad blocker su YouTube, si è trovato di fronte a questa schermata. Ora, si tratta sicuramente di una funzionalità non estesa ancora al nostro paese e in fase di test, ma molto probabilmente sarà un qualcosa con cui anche noi utenti italiani dovremo fare i conti, e questo va anche compreso perché di fatto YouTube, per poter mantenere la sua gratuità, vive di pubblicità, e se tutti quanti la bloccassero YouTube non avrebbe più la possibilità di fornirci questo servizio e soprattutto tu non avresti la possibilità di vedere me. Ed eccoci a trattare l'incredibile novità del giorno. Infatti, notizia di oggi,
mentre sto registrando 14 maggio 2023, è che WhatsApp sull'ultima beta di Android e iOS ha sbloccato la possibilità per gli utenti di modificare i messaggi. Se mi segui assiduamente, come ho detto in apertura, è veramente una scoperta dell'acqua calda. Infatti già l'ultima volta, quando abbiamo parlato di quella rissa che c'è stata di fatto tra Zuckerberg e Elon Musk, era venuta fuori questa piccola gara tra i due in cui ognuno cercava di tirare fuori un'ultima funzionalità dell'ultimo momento, e era stato facile per me preconizzare che la funzionalità che avrebbe tirato fuori WhatsApp sarebbe stata quella di appunto poter modificare i messaggi. Ben più preoccupante invece è questa prossima notizia, perché di fatto non c'è difesa contro di essa. Cosa succede? Succede che mentre abbiamo chiarito la scorsa volta che Android è un sistema pulito, anche perché è open source e tutti possono vedere che cosa fa questo sistema, alcuni produttori di telefonia a basso costo inseriscono invece dei malware direttamente nelle ROM, cioè nell'hardware dei loro telefoni. Non è stato ancora reso noto il nome di queste fabbriche e dei modelli infettati a monte. Quello che si sa è che questo tipo di malware è finalizzato a rubare password, dati personali e brandelli di conversazioni degli utenti. L'unica difesa a nostra disposizione quindi è di non rivolgerci a modelli, laddove sia possibile naturalmente, di telefoni a basso costo, perché a quanto pare per far fronte al costo molto modesto con cui vengono lanciati sul mercato questi prodotti, i produttori pensano bene di lucrare sugli acquirenti in maniera diversa e sicuramente illecita. Naturalmente, appena ci dovessero essere ulteriori informazioni in merito, te le farò presenti e soprattutto cercherò di capire quali sono queste marche e questi modelli che mettono sul mercato appunto prodotti infetti da malware. E veniamo un attimo alle novità che riguardano il canale ed il sito. Per quanto riguarda il sito che abbiamo creato a supporto del canale, che si chiama, lo ricordo, www.gentiluomodigitale.it, nella sezione hardware, ascoltando i consigli che sono stati proposti nei commenti, ho aggiunto altre categorie. Quindi oltre ai computer, ai desktop, alle stampanti, ai monitor e quant'altro, ho aggiunto la sezione che concerne i PC ricondizionati, scegliendo quelli che sinceramente mi sembravano migliori su Amazon, e la sezione relativa alle tastiere e mouse, soprattutto da gaming oltre che da ufficio. Quello che mi è stato chiesto anche era di aggiungere una sezione relativa alle schede video. Non ne ho ancora avuto il tempo, ma prometto entro la fine della prossima, anzi di questa settimana, visto che il video va in onda lunedì, di terminare anche questa parte qui. Se inoltre hai qualche suggerimento per quanto riguarda delle aggiunte e modifiche al sito, ti prego di farmelo sapere e nei limiti del possibile cerco di accontentare tutti quanti. Inoltre ho riflettuto molto in questi giorni a riguardo della chat, o meglio di quella che io ho sempre chiamato chat, e ho pensato che probabilmente la cosa migliore sia non di creare una chat, ma di aggiungere un forum sul sito. La differenza tra una chat e un forum è appunto che la chat è estemporanea e quindi bisogna essere presenti per leggere i messaggi oppure andarsi a scorrere un po' i messaggi precedenti, mentre un forum è permanente, suddiviso per argomenti e di più facile consultazione per tutti quanti gli utenti. Quindi l'idea generale, e magari facciamo un sondaggino nella community del canale, è quella di sostituire, barattare l'idea della chat con l'idea di un forum. Cosa ne pensi? Fammelo sapere. Per quanto riguarda invece il canale, devo ringraziare naturalmente tutti quanti coloro che si sono iscritti, ma ancor di più quelli che si sono voluti anche abbonare. Un ulteriore ringraziamento va a tutti quelli che hanno voluto spendere qualche soldino per sostenere il progetto inviando dei super grazie.
E proprio a proposito di super grazie, la mia gratitudine va ai carissimi Mirko, Ricky 1983 e Gabriele Noce. Per quanto riguarda i nuovi abbonati del sito, oltre a ringraziarli, do il benvenuto agli amici Angelo Galasso, Oscar Lusso e Alessandro Olmo. Bene. Detto questo, anche oggi siamo arrivati al termine di questo nostro notiziario improvvisato e a me non resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.